Buonasera a tutti, siamo un gruppo di studenti dell'Istituto Tecnico Agrario di San Michele all'Adige e studiamo sia l'agricoltura che l'ambiente, dato che l'uno senza l'altro non possono esistere. Il nostro progetto, Be the Change You Want to See, aveva l'obiettivo di studiare i cambiamenti climatici e come essi hanno influenzato e sono a loro volta influenzati dall'agricoltura. L'uomo infatti con le sue azioni può modificare la quantità di gas serra presenti nell'atmosfera. Questi gas funzionano come una coperta attorno al nostro pianeta, bloccando i raggi solari all'interno dell'atmosfera, che quindi si riscalda. Questo fenomeno è detto effetto serra e dentro certi limiti è necessario affinché vi sia vita sulla Terra, perché altrimenti il nostro pianeta sarebbe troppo freddo per essere abitato. Quando però la quantità di questi gas serra diventa eccessiva, il clima della Terra si modifica e questo può causare l'avvenire di fenomeni disastrosi. Vogliamo, ma soprattutto possiamo vivere in un mondo così? Il presidente Obama ha detto: le scelte che facciamo oggi influenzeranno le quantità di gas serra che emetteremo nell'atmosfera domani. Mi rifiuto di condannare il mondo a questo disastro senza ritorno. Il pianeta si sta scaldando. Negli ultimi secoli, infatti, abbiamo avuto un innalzamento della temperatura che probabilmente continuerà. Nello specifico, negli anni 70 è iniziato questo fenomeno e dal 1981 stiamo avendo gli anni più caldi del secolo. Piccoli cambiamenti nella temperatura media del pianeta si traducono in disastri climatici. Alcuni esempi sono gli tsunami, i tornado, la siccità. Gli oceani si stanno riscaldando e stanno diventando sempre più acidi e con l'innalzamento delle temperature i ghiacciai si stanno sciogliendo e di conseguenza vi è un innalzamento di quello che è il livello del mare. Negli ultimi 10 anni esso si è alzato di ben 17 centimetri. Forse un giorno non riusciremo più a vedere Venezia perché sarà sommersa. Forse un giorno non riusciremo più a dare da mangiare a tutti perché le piante hanno bisogno di tempo per adattarsi alle nuove temperature e non sempre ci riescono. In questa situazione, cosa ne sarà del mondo? I cambiamenti climatici hanno un impatto devastante sull'agricoltura. La causa è l'incremento dell'intensità e della frequenza dei fenomeni atmosferici. La prova è quello che è successo nelle ultime settimane nel nord Italia con le alluvioni. I cambiamenti climatici comportano anche un serio rischio per l'allevamento, sia direttamente che indirettamente. Direttamente perché l'aumento delle temperature comporta uno stress da calore agli animali. Questo stress porta a una minor produzione di latte e poi c'è una minor fertilità. Indirettamente perché la siccità brucia e consuma i pascoli e questo vuol dire una minor disponibilità di foraggio agli animali. È chiaro che è difficile contrastare questi problemi e noi dobbiamo spendere molti soldi per metterli a posto. Non sarebbe meglio rimediare ai problemi prevenendoli? William Arthur Ward disse: se lo puoi immaginare, lo puoi creare. Noi avevamo deciso che era arrivato il momento di fare qualcosa. Il primo passo per risolvere un problema è conoscerlo e condividerlo. Quindi, dopo esserci documentati e aver intervistato varie personalità competenti sul fenomeno dei cambiamenti climatici, abbiamo preparato degli articoli per la stampa, un sito in internet e delle pagine sui social network. Dopo 5 mesi eravamo pronti ad esportare il nostro modello e ad ampliarlo con un viaggio in un paese particolarmente sensibile al tema dei cambiamenti climatici, gli Stati Uniti. In particolare la nostra meta era la creativa California del Nord. A questo punto abbiamo realizzato un video per documentare il nostro percorso e soprattutto le nostre motivazioni. Siamo partiti con meta San Francisco. San Francisco è una città molto sensibile ai temi ambientali e i cui abitanti sono da sempre pronti al cambiamento e al miglioramento. Lì infatti l'uso dei mezzi pubblici e delle biciclette è vissuto come un vero e proprio stile di vita. Inoltre, dalla Stanford alla Silicon Valley, alle visite alle grandi aziende high-tech, abbiamo avuto una lezione di vita che non dimenticheremo mai.
Si respirava un'aria di libertà intellettuale, fisica, creativa, mai sentite prima. Il grande insegnamento che queste visite ci hanno lasciato è che l'errore è sintomo di tendenza alla perfezione. Ma allora, perché sentirsi sbagliati se si sbaglia? Il Mahatma Gandhi una volta disse: sii il cambiamento che vuoi vedere. Una volta visitata la famosa Stanford University, abbiamo visitato anche il Politecnico Cal Poly e la Hopkins Marine Station, dove abbiamo parlato con i ricercatori sul tema dei cambiamenti climatici. Poi ci siamo recati nel nostro viaggio on the road nella Sonoma Valley, di cui avevamo sentito solo sui libri di enologia. Lì gli agricoltori fanno defogliare le proprie viti alle capre e usano l'energia solare per i loro processi di trasformazione. Nella Death Valley, a 48 gradi, abbiamo potuto vedere le potenzialità dell'energia eolica, ma anche i devastanti effetti della desertificazione. Abbiamo visto molte cose e ogni volta che ci pensiamo ci piange il cuore da quanto è stato bello questo viaggio. Essere ambasciatori del clima ci ha reso consapevoli del nostro ruolo sul pianeta Terra. È come se fossimo cresciuti di 10 anni in sole 2 settimane. Penso che ogni insegnante dovrebbe aver trascorso un periodo della propria vita a fare ricerca accademica. Durante gli anni del dottorato, infatti, ho scoperto come la cosa che mi piaceva di più al mondo, quella che volevo fare da grande, che mi creava più emozione, era quella di trasmettere la bellezza e l'astuzia della natura a chi con la natura ci avrebbe lavorato tutti i giorni. Ho quindi deciso di cominciare la mia carriera come insegnante di scienze in lingua inglese, che poi è la lingua delle scienze, che è l'acronimo che vedete nel libricino, CLIL. E ho deciso di farlo a dei ragazzi che con la natura ci avrebbero sicuramente lavorato a stretto contatto, che sono i ragazzi di un istituto tecnico agrario, perché effettivamente non c'è ambiente che non possa dare agricoltura. Penso che tutti quanti, tutte le persone del mondo dovrebbero avere una persona che dà motivazione, un modello. Io ho ricercato il mio modello e l'ho cercato tra i miei insegnanti del Collegio del Mondo Unito, che è una scuola internazionale che io stessa ho avuto occasione di frequentare. Una scuola che è nata con l'idea che le guerre accadono perché non si conosce la cultura reciproca. Sono stati anni bellissimi quelli del Collegio del Mondo Unito, sono stati anni in cui ho capito che il contenuto era esclusivamente un mezzo e non un fine. Sono stati anni in cui io sapevo, perché me l'avevano detto i miei insegnanti, che tutto quanto poteva cambiare solo ed esclusivamente grazie alle mie mani. Anni in cui mi sentivo l'attrice principale, non la regista della mia vita. Quindi ero fermamente decisa a farlo accadere anche per i miei studenti. Volevo che sentissero la curiosità, la voglia di conoscere e ne venissero contagiati. Volevo che sentissero la conoscenza come mezzo per cominciare la loro personale esperienza, l'esplorazione, la ricerca, l'azione e fossero in grado di comunicarlo agli altri. Praticamente ho deciso di iniziare quindi questa sfida personale e ho cominciato a scrivere un progetto sui cambiamenti climatici. Un progetto che cercasse di andare oltre le semplici emozioni che sono provocate dalla teoria, per quanto devastante. Un progetto che potesse essere una specie di palestra di vita per i miei ragazzi. Un progetto in cui loro stessi avrebbero trovato le azioni. Le avete sentite dalle loro voci, abbiamo fatto un sacco di cose. Quando siamo partiti alla vigilia della partenza per la California, sapevo di avere vicino a me un gruppo di giovani donne e giovani uomini che erano pronti e determinati a cambiare il mondo, che sapevano di quanto potevano fare e sapevano la loro potenza. E io sentivo in cuor mio di aver fatto il mio lavoro da insegnante, di aver acceso il fuoco dentro di loro, perché alla fine è questo quello che deve fare un insegnante. Durante il nostro viaggio abbiamo toccato tantissime mete, alcune anche un po' anticonvenzionali, dalle grandi città ai centri di ricerca, dalle università alle aziende che hanno cambiato il mondo, dai parchi naturali alle aziende produttive, dagli oceani e ai deserti. Tutto quanto per stimolare la loro autonomia, la loro creatività, la loro curiosità di vedere il mondo e un pochino anche un po' di contribuirvi. La loro creatività è stata messa anche alla prova con un'idea progettuale che hanno avuto. È stato divertente perché quando eravamo in America loro guardavano i locali italiani
con i tipici occhi dell'immigrante, quegli occhi che gli italiani hanno spesso quando escono dal loro paese, quando cercano il loro bellissimo paese all'interno dei locali italiani, dove pensano di sentire persone italiane, come se fossero un po' la quintessenza del loro paese. Quindi entravano dentro questi locali e pensavano di sentir parlare la loro bellissima lingua, però non era così. E quindi si sono resi conto che in America, come nel resto del mondo, avere un locale italiano non significa per forza utilizzare dei prodotti italiani o quantomeno avere all'interno delle persone italiane, ma perché non cambiare? Quindi abbiamo pensato di istituire un marchio per dei locali che all'estero utilizzino prodotti italiani o che all'interno abbiano degli italiani di prima o di seconda generazione. Non si tratta di nazionalismo. Si tratta di un'idea così per forse spingere un po' il Made in Italy, un'idea per dare una mano a questa economia italiana che è un po' in difficoltà, pensiamo. Qualsiasi sia il fine di questa idea, comunque non ha potuto che stimolare l'autonomia dei ragazzi. Quindi potrebbe essere una cosa che decideranno loro di fare in futuro, in fin dei conti sono arrivati alla quinta superiore, ora il futuro è nelle loro mani. E potrebbero decidere di farla magari istituendo un bollino o un marchio di qualità a chi usa prodotti italiani o all'interno dell'expertise italiana. Progetto che ha stimolato la loro autonomia, che ha cercato di fargli vedere com'è il mondo in realtà, un mondo con degli occhi migliori, perché è un mondo dove i giovani devono essere ispirati, attivi e protagonisti della loro vita. Be the change you want to see è il nome del nostro progetto, è una frase di Gandhi e ne abbiamo proprio voluto dedicarlo a lui. Perché pensiamo che le trasformazioni sociali e personali vadano di pari passo, perché se la logica ti porta da 1 a 2, la motivazione ti può portare ovunque.